Sì, amen. Okay. Joshua chapter 1 and verses 10 to 16. Giosuè capitolo 1 dal versetto 11 al 16. Joshua has just given his opening encouragement, and then he says these words in verse 10 to 16. Giosuè stava aprendo e dando parola di incoraggiamento. Verse 10 says this. Versetto 10 dice così. It's on there. No, but it's not quick. Oh, I have it. I'm sorry. Not your spot. Okay. So I don't know. I can't see how far it goes down. Okay. So Joshua ordered the officers of the people, go through the camp and tell the people, get your supplies ready. 3 days from now you will cross the Jordan here and go in and take possession of the land the Lord your God has given you. Is that I don't know if that's next line. But to the Reubenites and Gadites and half tribe of Manasseh, Joshua said, remember the command that the Lord, the servant of the Lord, gave you. The Lord your God has given you rest and has granted you this land. Your wives and your children and your livestock may stay in the land that Moses gave you east of the Jordan. But all your fighting men, fully armed, must cross over ahead of your brothers. You are to help your brothers until the Lord gives them rest, as he has done for you, until they too have taken possession of the land that the Lord your God has given them. After that, you may go back and occupy your own land, which Moses, the servant of the Lord, gave you east of the Jordan. I don't know how far I'm doing. I can't see it, so you might have to click this one in. The Lord gave you east of the Jordan towards the sunrise. Then they answered Joshua, whatever you have commanded us to do, we will do, and whatever you send us, we will go. Excuse me, I can't see where I'm at on the thing. So do you want to read this in Italian? So go back to the beginning in Italian. Or in Italiano, no? That's okay. Appena lo ebbe udito, il nostro cuore è venuto meno e più rimasto coraggio alcuni per causa nostra, poiché il Signore è il vostro Dio, e Dio lasciò nei cieli e qua giù sulla terra. Giosuè parlò pure ai Rubeniti, ai Gaditi e alla mezza tribù di Manasseh e disse loro, ricordatevi le ordini che Mosè, servo del Signore, vi diede quando vi disse, il Signore il vostro Dio vi ha concesso riposo e vi ha dato questo paese. Le vostre mogli e i vostri bambini e i vostri bestiami rimarranno nel paese che Mosè vi ha dato di qua da Giordano. Ma voi tutti che siete forti e valorosi passerete in anni alla testa dei vostri fratelli e li aiuterete, affinché il Signore abbia concesso riposo ai vostri fratelli come a voi, e siano anche essi in possesso del paese che il Signore il vostro Dio dà loro. Poi ritornate al paese di vostra proprietà che Mosè, servo del Signore, vi ha dato di qua da Giordano verso l'Avante, e ne prenderete possesso. E quelli risposero a Giosuè e dissero, noi faremo tutto quello che ci ha comandato e andremo dovunque ci manderai. Ti obbederemo interamente come abbiamo obbedito a Mosè, solamente sia con te il Signore e il tuo Dio, come è stato con Mosè. Chiunque sarà ribelle al tuo ordine e non obbederà alle tue parole, qualunque sia l'ordine che gli darai, sarà messo a morte. Solo sia forte e coraggioso. Okay. All right. Lord, we praise you for your word today. Signore, preghiamo per la tua parola oggi. And we thank you, Lord, that you give us a wonderful lesson today.
Ti ringraziamo perché tu ci darai una lezione meravigliosa that reminds us about ourselves. che ci ricordi a quanto riguarda noi stessi. I pray that you would touch your people today Io prego che tu toccherai il tuo popolo oggi, and you would encourage them in the things of God. perché ti incoraggi loro con le cose del In the Signore. name of Jesus we pray. In nome di Gesù abbiamo pregato. Amen. Amen. So, what I want to do is give you a little bit of a background of why this is said this way. Quello che vorrei fare è darci un po' di sottofondo a quanto riguarda questa storia. Okay, the tribe, we mentioned the two and a half tribes. They're Reuben, Gad, and the half tribe of Manasseh. Abbiamo questo tre tribù, no? Uno di Rubeniti, Gaditi e mezza tribù di Manasseh. Reuben was the firstborn son of Jacob. Ruben è primogenito di Giacobbe. He lost his privilege as the firstborn because he defiled his father's house. Perché lui ha perso il suo privilegio come primogenito perché ha ribellato contro la casa del suo padre. And Jacob, or Israel at that time, calls him he's uncontrolled like water. That's what he called him, his Il son. suo padre, Giacobbe, chiamò Ruben primogenito che tu sei una persona incontrollabile come l'acqua. Gad was the eighth son, and his name means a troop. A troop. Ok. Gadita Gad è ottavo figlio di Giacobbe, il suo nome è truppe, come truppe, no? Yeah. Sì. And Jacob said this about his son Gad. Guarda che cosa ha detto Giacobbe a riguardo suo ottavo figlio Gad. A troop will troop upon him, and he will troop on their heels. I mean, it's just, in other words, what he's saying is this about Gad. Quello che Giacobbe stava dicendo a riguardo a Gad, That some people will attack him, and then he will attack them back. It'll be back and forth. in parola riassuntivo dice suo padre, alcuni gente ti attaccherà e tu attaccherai quelli genti. And then of Manasseh is the son of Joseph. Manasseh è figlio di Giuseppe, And that's why he's called a half tribe, because he wasn't the son of Jacob, he was the son of Joseph. perché Manasseh è metà figlio di Giuseppe, Giuseppe è figlio di Giacobbe, quindi per quello dice mezza tribù. Now Joshua has already given them the command, they're getting ready to go into the land. Giosuè ha già dato loro il comandamento di andare nella terra promessa. Be strong and courageous. You know those Sia things. forte e sia coraggiosa. And then he gives instructions to each tribe of what they're supposed to do. Poi dopo ha dato istruzione, comandamento, ordine, ogni tribù quello che deve fare che sia il suo proprio responsabilità. And what the Israelites find out is this. Quello che hanno trovato è Some people will cross over the Jordan and some won't. alcuni attraverserà il Giordano, alcuni no. 2.5 tribes, Reubenites, Gadites, and the Manasseh, they stayed on the east. They didn't cross over with Jordan. 2,5 tribù rimasero senza attraversare a Giordano, che sarebbe Rubeniti, Gaditi e mezzo tribù di Manasseh. Now, why wouldn't they do that? Ma perché hanno fatto queste cose? Why wouldn't they join their brothers in crossing the Jordan? They stayed behind. Ma perché loro non vorrebbero unire il loro fratello a passare la terra promessa oltre il Giordano? Perché rimasti dietro là? I need to bring you back to the time of Moses, when Moses told these tribes this. Io vi vorrei portare al tempo di Mosè, quando Mosè aveva detto questo a questa tribù. These tribes came to Moses and said this. Questi tribù andassero a Mosè, hanno chiesto a Mosè questo.
if we have found favor in your eyes, Se noi troviamo favore nelle tue occhi, let this land be to your servants as our possession. che questa terra sia per i tuoi servi come il nostro possesso. Do not make us cross over the Jordan. Per favore non ci fare passare, attraversare il Giordano. And Moses said to the Gadites and Reubenites, he said this. Allora Mosè ha detto a Rubeniti, Gaditi e Meso Manessa: Shall your countrymen go to war while you sit on this side? While you stay on the east? Should your countrymen go to war while you stay back? allora i tuoi fratelli vanno a guerra e tu rimani dietro? Why do you discourage the Israelites from going into the land? Perché stai scoraggiando gli israeliti di attraversare la terra promessa? Because the Lord has already given them the land. Perché Dio ha già dato loro quella terra. Why would you not want to join? Ma perché non volete unire con Well, loro? let me tell you a little about these Reubenites and the Gadites and Manasseh. Adesso vi racconto quello che riguarda Rubeniti, Gaditi, Mesa, Manessa. They had a big territory of land that was given to them. Hanno avuto un territorio così grande di terra che è stata data loro. They had cattle, they had sheep, they had land, they had servants, they had a lot going for them. Hanno tutto che stanno andando gran bene per loro. Avevano vestaie, avevano bovini, avevano cammelli, avevano tutti, che anche i servi. Infatti le cose stanno andando gran bene per loro. And the land on the other side of the Jordan, going into the promised land, was a rugged land. It wasn't, they weren't sure what they were going to do with all this. Hanno visto che la terra promessa attraversando il Giordano era terra tortuosa. Loro non vede che bene si può trovare in quel tipo di terra. And so Joshua reminds them of the failure of their fathers. In quel senso Giosuè ricorda a loro: guarda che cosa ha fatto fallire i vostri antenati. You remember what happened? They sent in the spies and came back, and the people, majority of the people, listened to the bad report, and then they all failed. E ricordate che i vostri antenati, i vostri padri, quando Mosè li ha mandato a guardare quell'altra terra e ha mandato come esperti, loro sono tornati con notizie cattive, paurose, e loro hanno fallito. And the other thing is this. Un'altra cosa è questo: They all knew that when they crossed the Jordan loro sapevano che quando passeranno and went il into the promised Giordano land, nella terra promessa, the manna would stop. sorry, please. Amen. Allora, loro sapevano che nel momento che attraverseranno Giordano e cadere quella cibo manna, avrebbe fermato. And so, if we go, we're going to lose our food. Se allora hanno pensato, se noi attraversiamo, noi perdiamo il nostro cibo. But if we stay here, we're okay. Ma se rimaniamo qua, cade manna e mangiamo. And so Moses tells them, Allora hurry. Mosè, And then Joshua repeats it. ok, Giosuè gli dice di nuovo, He said, okay, you can stay on this side. ha detto va bene, potete stare in questo lato. But if you don't, all of you don't go, at least send some help to help your brothers. Non è tutto voi andare a guerra, ma dovete scegliere alcuni vostri fratelli per aiutare altri vostri fratelli a attraversare. See, their concern was more self-centered than it was God-centered. Il loro interesse era egocentrico anziché di centrarsi in Dio. We got all this land and all these cattle, and finally, after fighting for 40 years, we're finally here, and now you want us to go fight again? Immagina, abbiamo tutto questo che sta andando bene per noi, abbiamo cibo, abbiamo faticato per 40 anni, adesso tu pretendi che io vada a combattere? No. We faced so much in the desert, it's terrible, it was tough, and
abbiamo attraversato un momento difficile assai, adesso siamo confortevoli, abbiamo da mangiare, abbiamo i servi, abbiamo bestiame. Tu pensi, pretende che andiamo a lasciare questo a combattere la guerra? No. And so Joshua and Moses said, okay, if you won't go, you're fine, you can stay there. Giosuè, come Mosè ha detto, se non vuoi andare, rimani qua. But then they say to Joshua and Moses, they say this words, wherever you send us, we will go. In other words, we'll help. We will do it. We don't want to, but we'll do it. Infatti loro ha risposta a Giosuè, ovunque che ci manderai, noi andremo. Well, that's the setting of how this whole thing happened. Questo sarebbe maniera per fare prima analogia come tutto questo è stato. There are three things that happened in the story, and I'm going to give you four principles. C'era tre cose che è caduto in questa storia, ma il pastore ci darà quattro principi. First of all, Joshua tells them, be ready for what God will do. Prima Giosuè le dice, sia pronto per ciò che Dio farà. You know, get your supplies ready. Preparatevi il vostro vivere. Now, honestly, Veramente con onestà, if I was going to cross the Jordan River, se io dovevo attraversare il riva Giordano, my first response would be what? la mia prima risposta sarà, Why don't we build boats? perché non costruiamo barca? What? You know, get your supplies, get your food ready. Mi preparo le mie vivere. I say, you know, God, we gotta cross. We're gonna need a boat. You know, we're gonna need a boat. We don't need supplies may be good, but let's build the boat first. Io direi al Signore, guarda un po', dobbiamo attraversare il fiume Giordano. È vero che avere da mangiare è importante, però Signore è meglio che costruiamo la barca prima. But Joshua remembered what happened 40 years earlier when they crossed the Red. He knew God was going ahead of them. Perché Giosuè si è ricordato quello che Dio ha fatto per loro quando hanno passato il Mare Rosso. Giosuè sapeva che Dio farà anche di più per loro. You don't need to make boats, you need to get your food ready. Non deve preparare la barca, preparati il cibo pronto. So each family had to prepare their food and get their supplies ready. Ogni famiglia hanno dovuto preparare loro da vivere. You know, they prepared for what God was going to do. Erano preparati per quello che Dio può fare. They didn't know exactly what He was going to do, but they were called to prepare. Loro non sapevano quello che Dio avrebbe fatto, ma è stato chiamato di preparare per vedere prodigi del Signore. When God calls us to do things, He doesn't give us every detail. Quando il Signore ci chiama per fare qualcosa, Lui non ci dà dettagli come le situazioni saranno. What He gives us is the basic plan, things that you do, and then do that, and then God will supply the rest of it. Lui quando ci chiama ci dice un po' quello che aspetta noi a fare, il rimanente che sia quell'opera è Dio che lo fa. Second thing Joshua tells them is this. Secondo che Giosuè ha detto, Recall or remember the rest you already have. ricordate il riposo che già avete. This is what we call the already and yet not yet. È quello che diciamo già pronto ma arriverà. See, they already have rest. They got their land, they got their possessions, they got their cattle, they're already set. Loro hanno già avuto riposo, hanno avuto bestiame, hanno avuto terra, hanno avuto servi. Remember the rest, remember what God has already done for you. Ma dovete ricordare quello che il Signore ha già fatto per voi. The question is, what will you do now that you already have rest here? Che cosa vorrei fare adesso che hai già riposo qua? Now, when I think of energy, Quando io penso di energia, di forza, I think of people that are, 18, 20, those are energetic people, they can do it. At my age, the energy is quite less.
Quando io penso di gente che hanno energia, io mi fa pensare i giovani di 18 anni, di 20 anni. All'età mia l'energia sta diminuendo, un pochino di meno. I give you an example. Adesso vi voglio dare esempio. Last night I was coming home on the bus. Ieri sera, pastore stava tornando a casa con autobus. So I get off one bus because I go to the one around the corner. Get off one bus to go to the other bus, right? Pastore entra a questo autobus e scende perché ne prende quell'altra che va dall'altra parte. I get off the bus. E pastore esce dall'autobus. And the bus I need is coming right down the road. Il proprio segno, schema che dice che l'autobus sta venendo. Now, 15 years ago, I would have chased that bus down and got on that next bus. Se fosse 15 anni fa, pastore avrà con 15 minuti e là. Chase that, I'm carrying a little suitcase, but I would have got on that Anche bus. con le I can do it. anche valigetta, quei 15 anni fa, pastore avrebbe cosa le prende, non potrà mai. I got on the bus, I looked at it, I looked at myself, I looked at my thing, and I said, I can't do it anymore. Pastore, guarda, l'autobus che sta venendo, che schema, guarda sua gambuccia, guarda sua valigetta, guarda se senti. No, So, io non posso. you always think of youth with energy and vitality, right? Perché ci vuole energia e vitalità per fare ciò. Joshua is 85 years old, Caleb is 85 years old, and they say, go, let's go, let's go, let's go. And the rest of the people say, no, we want to stay here. A quell'epoca Giosuè aveva 85 anni, Caleb aveva 85 anni e loro pieni di energia dice andiamo. Quello più anche giovane dice rimaniamo. Okay, just listen, faith is never a matter of age. E vuol dire che Faith is not a matter of age. la fede non riguarda niente d'età. Faith can arise in anyone at any age if you truly believe. Doesn't matter how old you are. Non importa quanti anni hai, il fede può essere innasato se tu hai fiducia in Dio. Those with a natural energy wouldn't go, and those that were old had the energy. Quello che aveva energia naturale ma ebbe poco fede, avevano poi non potevano, ma quello che aveva età avanzato, pieno di fede, hanno energia di muovere. And number 3, Joshua tells them this. Il numero 3, Giosuè dice così. Remember the duty you have to help others have rest. Giosuè le dice, ricorda il dovere di aiutare gli altri a riposare. Until, verse 15, until the Lord gives them rest. Versetto 15 dice affinché il Signore abbia concesso riposo ai vostri fratelli come a voi. Now they already had their inheritance. Hanno già loro eredità. Reubenites, Gadites, and Manasseh. They already had their inheritance. Rubeniti, Gaditi e Manese hanno già avuto loro eredità. Quindi, But Joshua says, now you gotta also, you may not go. We'll let you stay there, but you gotta help. tu ma pensi che tu non vuoi andare, non puoi andare, però ricordi è tuo dovere a dare una mano ai tuoi fratelli, avere anche loro il riposo. See, Joshua was concerned. He wanted them to be a united people. Perché quello che si preoccupava Giosuè è per fare questi popoli essere popolo unito in Dio. And when they occupied the land, everybody would have their land, their territory, inheritance. They would all have it. Perché comunque quando avrebbero occupato terra promessa, ognuno di loro ha il pezzetto di terra ereditato, ognuno di loro. But they still need to be united as the people of Israel. Ma è importantissimo che loro siano uniti come popolo israeliti. Now the law says, Israeli law says, if you were 20 years and older, 20 years or older, you had to join the effort, the war effort, the army, you know. La legge israelite dice che se qualcuno è oltre 20 anni comunque deve iscriversi o registrarsi sull'esercito di Israele.
So, if the Bible tells us in Numbers 26 that the possible numbers of men that were able to go to this war were this. Se la Bibbia ci ha detto la possibilità di uomini che andrebbe a guerra sono questi 136 930.000 uomini disponibili. Those were the number of people, according to the list listed in Numbers 26, that were able to go fight in this war. E questi sono i numeri di gente abile per andare a combattere questa guerra. The Bible also tells us that only 40,000 people went. La Bibbia ci ha detto solo 40.000 persone erano andate a questa guerra. 136,000 possible people. E c'erano 930.000 persone And only 40,000 go. solamente 40.000 uomini erano andati a guerra. And this is after they told Joshua, whatever you tell us to do, we will do it. E lo stesso gente, quelli numeri grandi che hanno detto Gesù, guarda, qualunque cosa che ci dice di fare, faremo tutto. And what that tells me is that 29% of the men obeyed the word of the Lord. Quello che questo ci dice, solamente 29% di quei uomini che avevano detto dove ci dice andremo, che faremo, o solo 29% hanno obbedito al Signore. Now what does that tell us about ourselves? Che cosa questo ci sta dicendo noi stessi? People want blessing without sacrifice. Perché gente vuole benedizione senza sacrificio. They want power without prayer. Loro vogliono potenza senza pregare. They want authority without discipline. Loro vogliono autorità senza disciplina. And they want wisdom without studying. Loro vogliono saggezza senza studio. Wow. It's pretty startling, isn't it amazing? È una cosa spaventosa. When Jesus sent out the 12 disciples, he told them what to do and then gave them the reason why they should do it. Quando Gesù chiamò 12 discepoli, gli dice quello che devono fare e gli ha dato un motivo in cui devono fare ciò. Freely you have given, and freely you have received, freely give. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente dovete dare. The writer of the Hebrews picks up this theme of rest and says this. La scrittore di Ebrei, aprendo questo, ha detto così. Let us therefore make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following the example of disobedience. Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo, affinché nessuno cade seguendo lo stesso esempio di disobbedienza. I'll do it. I'll follow you, Lord. Whatever you tell us to do, I'll do it. Yeah. Oh Signore, oh Dio, qualunque cosa che mi dici di fare, lo farò. Ovunque che mi dici ad andare, io ti seguirò, lo farò. But only 29% of them actually do it. Solamente 29% di quel popolo hanno obbedito parola di Dio. Now why? Perché? Contentment. Sono contenti, They have their land, they have their beasts, their cattle, livestock. They have everything they need. They've already fought for 40 years. I don't want to fight anymore. perché questa disobbedienza? È perché loro hanno conforto, hanno già i bestiami, hanno già la terra che loro vogliono, hanno i servi, hanno già tutto quello che gli occorre. Perché andare a combattere? I've got mine. Oh, ce l'ho la mia. Let them fight for their own. Per favore, lasciala andare a fare per loro stessi. What is that? What are the lessons in this story that tell us about Che it? cosa significa questa storia? Che cosa sta dicendo questa storia a noi? Because this message is about believers. Questo messaggio è per i credenti. Number one, we must choose as believers whether we will be self-centered or God-centered. 1. Dobbiamo scegliere come credenti se saremo egocentrici o centrati su Dio. They would rather settle with their own house than to help their brothers and sisters that they knew they were supposed to do.
loro preferivano a stare comodo a casa loro, alla loro faccenda, anziché andare a aiutare il loro fratello, quello che comunque è il loro responsabilità. Il numero 2. We must choose as believers whether we will make a living or make a life. Noi come cristiani scegliamo se viviamo per guadagnarci vivere o guadagnarci la vita. Let me tell you something. Vorrei dirci qualcosa. Because they didn't go Perché a motivo perché loro non sono when they said andati, they were going to go, quando devono andare, they missed out seeing the walls of Jericho fall. loro non hanno potuto vedere opera del Signore dove il Signore l'ha fatto cadere il muro di They Gerico. missed out seeing the angel of the Lord strike them. E loro non hanno visto le mani del Signore, che quello che ha fatto. They missed seeing God that made the sun stand still for a day. They missed that. Loro, perché è rimasto il loro posto conforto, hanno mancato vedere che il Signore ha fermato un giorno e il sole rimane per 24 ore. And story after story in those first 11 chapters of Joshua, they missed all of it. Il numero, capitolo 1 di Giosuè fino a quello di 11 hanno mancato a vedere l'opera del Signore, non hanno visto. Because they were content to be on the other side of Jordan and Perché- just be near the promised land but not in it. Perché erano contenti di stare l'altra parte di Giordano, vicino a terra promessa, ma non è terra promessa. Number 3, we must choose whether or not we will strengthen the hands of one another. Dobbiamo scegliere se aiuteremo o meno a fornire riposo gli uno agli altri. We've got to accomplish their rest too. Per aiutare loro poter guadagnare o compiere il loro riposo come abbiamo avuto. You know what happened another generation later to these 2.5 tribes? Volete sapere che cosa è accaduto generazione dopo di questi Rubeniti, Gaditi, Meso-Manese? Dopo tante generazioni dopo. Their descendants, their children, forgot that they were Israelites. I loro propri figli a dopo sono dimenticati che erano israeliti. They forgot their identity because they never saw what God did. Loro hanno dimenticato la loro identità perché loro non hanno visto quello che Dio ha fatto. And so the leaders of these 2.5 tribes made a monument and told the children, okay, this is who we are. Because they had to remind them, because they didn't know anymore. Because they had no history. Perché loro e ai padri hanno fatto un monumento e scritto qualche cosa, quello è quello che il Signore ha fatto, perché il loro proprio padre non ha visto la mano del Signore compiere grandi opere. It took about 5 years to conquer the promised land. E è voluto 5 anni per arrivare a terra promessa.